Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Anche novembre sta giungendo al termine, il che significa che è di nuovo arrivato il momento di parlarvi dei miei prodotti preferiti del mese. Questa volta però, come forse avrete intuito dal titolo, ho pensato di fare una cosa un po' diversa dal solito, principalmente perché novembre è stato il mese del mio compleanno, il che comporta che ho ricevuto dei regali, ma soprattutto ho festeggiato con un weekend lungo a Londra. Tra l'altro, se vi siete persi il mio vlog londinese, vi consiglio di guardarlo perché è particolarmente divertente e un po' diverso dal solito. Lo trovate cliccando sulla i che sarà comparsa qui sopra la mia testa. Nei commenti a quel video e su altri social molti di voi mi hanno fatto esplicita richiesta di un video haul con gli acquisti da Londra e mi sono così resa conto di un fatto, ovvero che la maggior parte dei miei acquisti londinesi, così come la maggior parte dei miei regali di Natale, in qualche modo finivano col coincidere anche con i miei preferiti del mese, e quindi mi sono detta: perché non racchiudere tutto in un unico video bello ricco, bello denso? Ed eccoci qua. Preparatevi quindi, come potrete immaginare, a un video discretamente lungo che racchiude un po' tutto il meglio di questo mese. Tra l'altro questo video è anche l'ultimo prima dell'inizio della serie natalizia che comincerà ufficialmente venerdì, quindi get ready, bam bam. E prima di entrare nello spirito natalizio ho pensato di concludere con il botto, con un video bello denso. Tra l'altro, perché no, alcune delle cose che vi mostrerò potrebbero anche ispirarvi per i vostri regali natalizi, quindi bando alle ciance e cominciamo immediatamente con la prima categoria, che è quella degli abiti. Molto bene, eccoci qui nella categoria degli abiti. C'è una discreta montagnetta di cose che ho qui pronte da mostrarvi, quindi partiamo immediatamente. Direi di partire con l'unico capo che non ho acquistato a Londra, ed è questo body leopardato, perché non so se vi siete accorti, ma ho una leggerissima passione per l'animalier quest'anno. Mi piace un sacco, ha il collo alto, è in cotone elasticizzato, il che lo rende super comodo, ed è un body, cosa che mi piace da morire perché non sale ed è perfetto da indossare con le gonne e coi jeans, è molto versatile. Infatti l'ho già abbinato sia per dei look assolutamente casual, quindi jeans, stivaletti e cardigan, ma anche per dei look un po' più formali. L'ho indossato anche in ufficio con un tubino e sopra una giacca, insomma super duper versatile. L'ho preso su ASOS, tra l'altro se non ricordo male il prezzo era anche abbordabile. Come al solito non mi chiedete i prezzi specifici perché non me li ricordo, ma come al solito ve lo dico fin da subito, sul mio blog cercherò di mettere una bella lista con tutti gli articoli che sono disponibili in vendita online con link diretti, in modo che possiate ricevere reperire, mettiamola così, tutte le informazioni che vi servono, compresi i prezzi eccetera eccetera. Se qualcosa vi interessa, quindi fate un salto sul blog, trovate il link al mio post dedicato sia nella info box qui sotto il video, cliccando sulla freccetta si aprirà un mondo di info per voi, oppure cliccando sulla i che sarà comparsa qui sopra la mia testa. Andiamo avanti, stringiamo e passiamo agli acquisti londinesi, ovvero al 90% di questa categoria. La prima cosa che vi mostro è questo body, tanto per rimanere in tema, di Uniqlo. Un body nero. Dunque, intanto inizio col dirvi, quando viaggio all'estero, essendo una shopaholic, faccio anche un po' mente locale sui brand che in Italia non riesco a trovare facilmente, o perché non esistono o perché sono difficili da raggiungere per me. Uno di questi è Uniqlo, un brand giapponese che mi piace tantissimo, che è specializzato in articoli tecnici, in materiali particolari, e ha come ispirazione una linea molto basic, molto minimal, molto giapponese. La cosa che mi ha colpito di più a questo giro è proprio il body che vi sto mostrando, che tra l'altro è una collaborazione con Alexander Wang ed è in un materiale tecnico misto lana che lo rende caldissimo, ma al tempo stesso è molto leggero, quindi non fa spessore, perfetto proprio per indossarlo sotto giacche senza appunto che crei quell'effetto omino della Michelin. Non so se lo vedete, cercherò magari con il close up, spero di riuscire a mostrarvelo meglio. Ha una trama spigata che confluisce verso il centro, quindi ha anche un effetto ottico che
fa sembrare più magri, questa è la mia impressione, potrei sbagliarmi. Il collo è leggermente rialzato e poi, come dicevo, è un body, per cui vale un po' lo stesso discorso del capo precedente, comodo da indossare, non sale, perfetto da abbinare in molti modi diversi. Questo poi è super minimal, super basic, quindi fondamentalmente abbinabile un po' con qualsiasi cosa. Da Uniqlo, da Uniqlo ho preso anche un altro capo, che è l'unico che non ho ancora indossato, come vedete dal cartellino, un maglioncino in cashmere. Il cashmere di Uniqlo è di ottima qualità, questo appunto 100%, il prezzo è abbastanza abbordabile perché questa volta posso dirvelo, l'ho pagato 79,90 €, c'è il prezzo anche in euro, che per un 100% cashmere direi che è abbastanza nella media. Ho scelto questo colore bruciato che, come dicevo già per il body all'inizio, è uno dei miei colori preferiti di quest'anno. Semplice, molto molto classico, ma proprio per questo molto facile da indossare e da abbinare. Passiamo adesso a Primark. Da Primark stranamente non ho comprato moltissimo, ho comprato fondamentalmente solo una cosa, questo trench, il classico trench che non può mancare in un guardaroba, e invece incredibilmente mancava nel mio perché non ero mai riuscita a trovarne uno che mi piacesse abbastanza. O erano troppo pesanti o il taglio non mi ispirava particolarmente. Poi da Primark ho addocchiato questo, l'ho provato, mi è piaciuto, il prezzo era, come potrete immaginare, assolutamente accessibile e l'ho portato a casa con me. Non c'è molto da dire, è un classico trench con il classico taglio da trench, leggerino, infatti da qui in poi credo che farò un po' fatica ad indossarlo se non con sotto un bel maglione pesante. Però, come dicevo all'inizio, non si può non avere un trench, lo volevo da mesi, soprattutto quest'anno, perché il color cammello e il color beige mi sta piacendo particolarmente e si abbina molto bene ai marroni, che sono la mia passione del momento. Cambiamo di nuovo brand e passiamo a un altro grande classico dei miei acquisti londinesi, Collective. Non so se vi ricordate, ve ne ho già parlato credo 1 milione di volte. Collective è un brand inglese, è passato un camion, ciao camion. È un brand inglese specializzato in capi di ispirazione retro. Questa volta ho scovato una sorta di tubino favoloso, in questo pied pull color marrone con dei piccolissimi inserti viola quasi impercettibili. Lo adoro perché appunto ha questo taglio a tubino che sto particolarmente apprezzando quest'anno, delle favolose tasche super comode, manica a 3/4 che è una roba che mi fa impazzire, e poi la particolarità è che ha una scollatura particolarmente profonda sulla schiena che lo rende un po' più sexy. È venduto con la sua cinturina che io ho tolto perché la cintura era un po' cheap, non mi piaceva molto, quindi lo indosso con altre cinture, ma mi sento di poter dire con un discreto grado di convinzione che questo è l'acquisto che più mi piace fra tutti quelli fatti a Londra, per darvi un po' il metodo di giudizio. Andiamo avanti, abbiamo ancora 3 cosette. Cambiamo di nuovo brand, passiamo a Topshop, un altro di quei negozi dove a Londra vado sempre, perché soprattutto quello di Oxford Circus è pazzesco. Questa volta ho portato a casa un maglione oversize si dice, sto dicendo extra large, un maglione oversize in questo colore senape che adoro, marroni senape quest'anno a morte mia, con collo alto ma morbido. È uno di quei maglioni che d'inverno mi fanno impazzire perché sono super caldi, super morbidi, e poi questo colore acceso in inverno mi piace particolarmente. Arriviamo adesso all'acquisto, quello un po' controverso, nel senso che intanto ve lo mostro, facciamo così. È questo abito in rete trasparente, super ricamato, l'ho preso in una bancarella al mercatino di Spitalfield. Questa bancarella era pazzesca, aveva 1000 abiti in questo stile, di colori diversi, con questi ricami. I ricami mi fanno, cioè, ciao, quando vedo dei ricami io, ciao. L'unica cosa, dico controverso, perché il taglio non mi fa proprio impazzire ed è lungo. Molto lungo, diciamo che arriva poco sopra le caviglie, che se non si è proprio altissimi e filiformi
non è che stia benissimo. Ovviamente va indossato con sotto una sottoveste oppure un tubino semplice, una cosa perché è trasparente che copra. Credo che lo farò modificare da mia madre che è sarta, lo farò tagliare, anche se è un vero peccato perché nella parte in basso ci sono foglie e fiori bellissimi. Se si può, però io vorrei proprio cercare di farlo accorciare perché così è un po' difficile da indossare. Ultimo capo della sezione abiti l'ho preso alla mostra di Frida Kahlo. Se avete visto il vlog lo saprete, il clou del viaggio è stato proprio la visita alla mostra al Victoria and Albert Museum. Ho portato a casa 2 o 3 cosette, una è questa che mi è piaciuta subito, che è una maglietta che vendevano appunto al bookshop del museo, I am my own muse, sono la mia stessa musa, mi piace tantissimo. Quest'anno poi le t-shirt le sto indossando molto, ancora adesso sotto le giacche anche per andare a lavorare, quindi l'ho portata a casa con me. Ok, chiudiamo la categoria abiti che già ci ha portato via quasi 10 minuti, quindi aiuto, e passiamo alla categoria degli accessori. Eccoci qua, categoria accessori. Inizio con un altro acquisto fatto alla mostra di Frida, che è la tote bag in tela, con da una parte Frida e dall'altra appunto la mostra Frida Kahlo making herself up. Scusate un attimo di brain fart. Non c'è molto da dire, tote bag è uno dei classici acquisti che quando uno va a una mostra poi al bookshop mi prende sta fregola, e ho portato a casa questo. Invece restiamo su Londra, perché alla fine tutti i miei accessori sono acquisti londinesi. 4 paia di calzini che vi faccio vedere velocemente, presi tra Primark e Topshop. Questi color bruciato un po' glitterati, questi color bruciato leopardati, e poi questi li mettiamo via se no mi casca tutto. Poi c'è già una montagna. Questi che non ho ancora indossato, che ho preso da Primark. Adoro i calzini di Primark perché sono morbidissimi, molto semplici, uno tutto nero e uno a strisce bianche e nere, veloci, Poi pièce de résistance della categoria accessori, l'avrete visto nel vlog, e questo è anche un regalo di compleanno. Mi sembra che si chiami Baker's Hat, il classico cappello molto inglese. Lo volevo da un sacco di tempo. Non appena sbarcate a Londra, io e la mia amica Eleonora, con la quale appunto ho fatto questo viaggio, siamo scesi a Spitalfield ancora con le valigie e abbiamo visto questi cappelli, e lei è stata così carina da regalarmelo per il mio compleanno. Lo adoro, mi piace tantissimo. I cappelli di solito faccio un po' fatica ad indossarli, questo invece l'ho messo tutti e 3 i giorni a Londra, quasi direi, e poi anche nel resto del mese dopo essere tornata. Bene, abbiamo così concluso la categoria accessori, giusto? Non dimentico niente? Non ho dimenticato niente, quindi dai, più veloci. Passiamo alla categoria trucchi. Vi stupirà scoprire che per la categoria dei trucchi ho soltanto 3 cose, nel senso che di solito quando vado a Londra poi vado anche un po' fuori di testa e porto a casa la rava e la fava. Questa volta mi sono concentrata forse un po' più sulla cura della pelle, un po' meno sui trucchi, ma ho un pezzo che è fondamentale, che sarebbe comparso in ogni caso nel mio video dei prodotti preferiti del mese, ma che è anche un acquisto londinese, la nuova palette di Hourglass. Se vi ricordate, sia nel mio video del trucco che vi avevo fatto quando ero a Francoforte, sia nel mio video col trucco veloce, e in generale tutta quest'estate ho utilizzato sempre la palette precedente di Hourglass. Questa possibilmente è ancora più bella. Perché? Perché voi direte, ne hai una, era proprio necessario comprarne anche un'altra? Sì, perché non appena l'ho vista sono impazzita. Intanto, volendo, uno con questa fa tutto il trucco viso, vabbè, ovviamente escluso il fondotinta e il correttore. Diciamo che ha tutte le polveri per un trucco viso, perché ha 2 ciprie che sono favolose perché sono traslucide ma anche leggermente illuminanti, una terra spettacolare che è perfetta anche per il trucco occhi. Non so se riuscirò a farvi vedere, ma il trucco di oggi l'ho fatto tutto con questa palette. Qua sotto ha 2 blush, niente,
non mi viene mai come si dice blush in italiano, non so perché. Bellissimi e tra l'altro ottimi anche da utilizzare come ombretti, e poi ha questo illuminante, bam, bomba. La palette si chiama, al contrario, Ambient Lighting Edit Unlocked, e tra l'altro il 5% dei ricavi verranno devoluti dalla Hourglass a un'associazione per la protezione degli animali, e se non ho capito male, ma potrei sbagliarmi, non sono stati fatti test sugli animali per questa palette. Spero di non sbagliare, ma così mi pare di aver capito. Se vi capita, è una bomba, questa palette è una bomba, anche come regalo di Natale, pazzesca. Poi ho portato a casa due cose invece un po' meno pazzesche. Una è questo rossetto, cioè, ogni tanto questo rossetto del marchio Collection, che è un marchio che si trova in Inghilterra e in Italia io non l'ho mai visto. Se sapete dove si trova fatemelo, ditemelo nei commenti. È uno dei miei preferiti, è sempre un color nude molto facile da indossare, e mi piace perché ha un finish opaco ma non secca le labbra, e quindi l'ho ricomprato. Abbiamo fatto un giro da Boots e ho portato a casa questo, e questo set di pennelli della Real Techniques, perché i miei pennelli occhi preferiti sono di questo marchio e ne ho presi altri due. Questo è Perfect Crease Duo, sono quelli un po' più morbidi per la piega dell'occhio, e insomma così concludo un po' il set occhi. Non so se si nota, sto cercando di andare un po' più veloce, di parlare un po' più velocemente perché ho paura che questo video duri 100 anni. Scusate se mi tocco i capelli, ma ho questo ciuffo che mi finisce in faccia, e ogni volta che mi giro e guardo il viewfinder mi sembra che siano piatti come delle alghe. Vabbè, detto questo, passiamo alla prossima categoria. Visto che stiamo in tema di beauty, direi di passare alla categoria della cura della pelle. Quasi tutti i miei preferiti vengono da Londra e quindi sono parte del haul londinese, con alcune eccezioni. Uno è un regalo di compleanno, l'altro invece è un preferito random mio che avevo acquistato in precedenza. Direi di partire da questo, che è del Occitane, ovvero il gel doccia esfoliante, che è un concetto che mi piace da morire perché mette insieme appunto detersione e esfoliazione in un unico prodotto, riducendo intanto piove, scusate ho la finestra di fianco, no vabbè, cioè scusa, oggi proprio troppe cose, troppe emozioni, poi non so se si vede, sono anche stanca come una bestia. Ma torniamo al nostro prodotto dell'Occitane, che mette insieme detersione e esfoliazione in un'unica botta, riducendo anche i tempi. Mi piace da morire, il profumo è alla mandorla di Provenza, molto chic. I prodotti dell'Occitane sono generalmente molto buoni, questo poi mi è piaciuto particolarmente. Mi piace anche molto che ha questa confezione col tappo che girandolo si accede al prodotto, quindi non si perde il tappo in doccia, non si fa troppa confusione, ed ha questo grano per la parte di esfoliazione, della texture perfetta per esfoliare senza irritare la pelle, quindi molto interessante. Passiamo adesso invece agli acquisti londinesi che provengono, sì, posso dirlo perché adesso ho controllato, tutti dalla Fresh, che è questo brand che mi piace da impazzire, che in Italia è introvabile, mannaggia. Si trova in Francia da Sephora e si trova ovviamente anche in Inghilterra, tra le altre cose anche da Harrods, che ha tutto un corner della Fresh. Ho portato a casa tre cose. Questa, che era sulla mia lista prima della partenza, che è il gel doccia ce la posso fare, brown sugar, zucchero di canna, ha un allo zucchero di canna, ma anche un profumo molto aromato. Adesso è chiuso, immagino, esatto, e non lo apro perché non sono ancora pronta ad utilizzarlo, però è uno dei miei gel doccia preferiti, perché ha anche il burro di shea butter, potrebbe essere di karité, speriamo.
quindi è super idratante, lascia la pelle morbidissima e poi ha questo profumo che a me ricorda in qualche modo un mojito, un po' di lime e zucchero, che mi piace tantissimo sia in estate che in inverno. E poi ho preso, boom, ho fatto cadere tutto, due cose della linea Vitamin Nectar, sempre della Fresh. Questa l'ho già provata ed è decisamente uno dei miei preferiti. Tra l'altro l'ho aperto così e mi sono accorta adesso che si poteva aprire in modo molto più comodo, non importa. Che cos'è? Questa è la Vitamin C Glow Powder ed è un concetto interessantissimo perché all'interno ci sono queste bustine che, come vedete, sono divise a metà, si piega così, si strappa, si fa scendere la polverina, che è a tutti gli effetti una polverina, sul palmo della mano, si aggiunge qualche goccia d'acqua, la polverina si trasforma in una sorta di mousse, dopodiché la si massaggia sul viso per circa 30 secondi e la si sciacqua ed è detergente. Riduce l'apparenza dei pori, rende la pelle più luminosa e anche più liscia, e devo dire che mi è piaciuta da morire perché l'ho provata e la sensazione era proprio quella, una figata pazzesca, un po' come fare una maschera detergente e illuminante senza doverla tenere su un quarto d'ora, perché 30 secondi sciacquata, bam, il gioco è fatto. Ve la consiglio vivamente, quindi Vitamin C, Vitamin Nectar, Vitamin C Glow Powder. Tra l'altro ha una profumazione di frutta pazzesca, quindi questa pollicioni su, 100% approved. E della stessa linea ho preso anche questo che è Antioxidant Glow Water. Sapete che ho un po' una passione per le acque termali, le acque rinfrescanti. Questa ha lo stesso profumo pazzesco della polvere e poi soprattutto profuma di albicocca ed ha questo questa, come si chiama? Lo spray è molto molto sottile, quindi come avete visto si può utilizzare anche sopra il trucco ed è una sorta di idratante per la pelle che è arricchito di vitamine e che è anche antiossidante e illuminante, una figata pazzesca. Io le adoro queste acque termali, questi spray per il viso, anche proprio un po' per rinfrescare il trucco nel corso della giornata. 1, 2, 3, 4, l'ultima cosa, non so se metterla in questa categoria oppure no, ma facciamo che sì, è un profumo della Byredo. Non so se vi ricordate, uno dei miei profumi preferiti in assoluto è il Super Cedar da Harrods. C'è tutto un corner di Byredo e quindi ho detto questa è l'occasione mia, dai e forte, per prendermi un attimo di tempo e sentirmi tutti questi profumi e vedere se ce n'è un altro che mi conquista tanto quanto il Super Cedar, e alla fine l'ho trovato ed è il Black Saffron, ovvero lo zafferano nero. Non so assolutamente descrivere i profumi, poi tra l'altro è pure chiuso, quindi non me lo ricordo alla perfezione per quel che riguarda le note. Quel che mi ricordo è che di nuovo, proprio come il Super Cedar, un profumo un po' più sofisticato, per nulla dolce, speziato, come si intuisce dal fatto che è zafferano nero, molto elegante, e quindi ne ho comprato un altro. Sto un po' entrando con più entusiasmo nel mondo dei profumi. C'è il sole. Oggi non riesco a mantenere l'attenzione, cioè un secondo fa pioveva, adesso c'è il sole e dai. Sto entrando un po' più nel mondo dei profumi e quindi me ne sono portata a casa un altro. E questo conclude la categoria della cura della pelle. Cosa ci resta? Ci resta la bellissima, no, non è vero, pazza io, pazzissima, uno dei miei regali di compleanno. Ho ricevuto il calendario dell'avvento della Kiehl's da mia cognata e dai miei suoceri insieme, figata assoluta. Questo è anche un'ottima idea regalo per Natale. Ovviamente non l'ho ancora aperto, inizierò ad aprirlo a breve, a dicembre. Questo tra l'altro ve la butto lì, è anche un'ottimissima idea regalo per Natale, perché sapete che io amo regalare i calendari dell'avvento anche a Natale, non solo
da aprire dal 1° dicembre. E questo conclude la categoria della cura della pelle. Adesso passiamo alla categoria dei random. Tra l'altro mi accorgo in questo momento che ho lasciato fuori 2 o 3 cosette che sono regali di compleanno, che quindi faccio così, li inserisco nella categoria dei vari, che non ci sbagliamo. Random. Eccoci qui nella ricchissima categoria dei vari, nella quale ho fatto confluire un po' The Rave and the Fave, la rava e la fava, e anche quello che mi sono dimenticata delle categorie precedenti, quindi dai, partiamo. Il 90% delle cose che vi mostrerò sono acquisti londinesi, non è vero, metà diciamo sono acquisti londinesi, metà sono regali di compleanno super fighi e poi ci sono delle cosette che ho dimenticato di mostrarvi in precedenza. Partiamo da queste. La prima, scarpe. Le mie scarpe preferite di novembre sono questa sorta di tarocco delle Dr. Martens basse con un bel po' di para, mi piacciono tantissimo, le ho prese su ASOS a un prezzo molto conveniente rispetto alle Dr. Martens, sono abbastanza plasticose ma comodissime, le ho messe durante tutto il weekend a Londra, ci ho camminato 12 ore al giorno, non un problema, o quasi, ma il problema credo che l'avrei avuto anche senza queste scarpe. Molto molto carine, molto facili da abbinare, mi piace metterle con i vestiti, con le gonne, con i pantaloni, un po' con tutto. Cerco ancora una volta di andare veloce perché sto video 8 ore a sto giro. Poi un'altra cosa che ho dimenticato di mostrarvi nella categoria degli accessori sono entrambe queste collane. Quella in alto, non so se la vedete, a forma di occhio, l'ho comprata io, mi piace alla follia. Mi piacciono molto quest'anno queste collane semplici, sottili, e l'altra invece, non so se vedete, è una volpina, me l'hanno regalata le mie amiche Alessia e Antonella, e quindi bellissime. E proseguiamo nella categoria dei random con altri regali di compleanno. La mia amica Bettina mi ha regalato questa adorabile pochette che ha cucito e ricamato lei stessa, con scritto Dreamer, in questo vellutino grigio molto chic. Tra l'altro vi consiglio di visitare la sua pagina di Instagram, Live Your Interior Life, spero di non sbagliarmi, metterò il link. L'ha cucita lei, super carina, molto comoda, e poi all'interno ci sono anche queste 2 agendine molto molto belle in 2 colori che mi piacciono tantissimo. Invece il mio maritino bello, che è dietro la telecamera in questo momento, vuoi dire ciao? No, non ti vedevano, era solo un ciao fuori onda, non fuori onda, fuori inquadratura. Ciao, fa così, ciao, ciao. Mi ha regalato questa figata assoluta nella quale vedrete tutti, probabilmente anche lui, se fate molta attenzione, non lo so se lo vedete, questo specchio bombato, effetto, come si dice? Convesso. Questo specchio convesso che fa un po' effetto fisheye, volevo dire quello, grandangolo si dice in italiano, e dai, che da un bel po' addocchiavo, e tutte le volte che passavamo davanti a questo negozio dove l'ha preso gli dicevo: ma guarda che figata lo specchio, che è anche lo stesso specchio, se siete un po' appassionati d'arte, del quadro di Van Eyck, I coniugi Arnolfini, un quadro della scuola olandese. Chi se ne frega, non stiamo a fare i super colti, anche perché non lo sono, però mi ha sempre affascinato tantissimo perché appunto questo effetto grandangolo, e dove lo posizioni ti permette di vedere quasi tutta la stanza, molto molto carino. Andiamo avanti. Dunque ritorniamo invece in zona non regali di compleanno ma acquisti londinesi, e qua andiamo proprio nel random più assoluto perché c'è un po' di tutto, di tutti i generi. Da Boots ho preso questo che non sapevo se mettere nelle altre categorie, ma è finita in questa. Cos'è questa roba qua? È una roba che ho visto già da un po' e che ero curiosa di provare. È una sorta di, non è una sorta, è un asciugamano da utilizzare quando ci si lava i capelli. Non so voi, io quando mi lavo i capelli poi metto il classico asciugamano da viso, me lo attorciglio e mi trovo con questa cofana alla Moira Orfei che pesa 100 kg e che ogni movimento del collo si disfa e cade. Questo invece non so se lo vedete, comunque si mette in testa, poi si attorciglia e ha una sorta di bottoncino che va a fermarsi sulla nuca e tiene fermi i capelli e li asciuga.
molto figo, secondo me, molto carino, l'ho visto, l'ho preso, ovviamente. Come lo chiamano? Up in the Air, perché poi questi di Soap and Glory sono famosi per i giochi di parole. Carinissimo, questo credo che si trovi anche in vendita online, magari non di Soap and Glory, ma si trova. Invece, Anthropologie, un altro di quei negozi che quando vo a Londra ci si deve da passare. Questa volta sono andata con una missione che era acquistare delle candele, perché ho finito praticamente tutte le candele che avevo in casa e d'inverno necessito candele accese sia a casa che in ufficio. Ho preso questa che secondo me è stra bella, con l'iniziale, che cioè, già se c'è l'iniziale ragazzi. Poi ha il contenitore madre perlato iridescente, strafigo. L'iniziale è in oro rosa, cioè colore, non è oro rosa, colore oro, che con la mia R è oro rosa. La profumazione è Sparkling Grapefruit, quindi pompelmo frizzante. E infatti, cioè, io ho letto e ho detto, vabbè, pompelmo frizzante, che vuol dire? Se lo annusi sa di pompelmo frizzante, che è una figata. Prima candela, seconda candela di Anthropologie, un grande classico, ne ho già prese altre in passato, questa però è dorata. La profumazione è sempre spettacolare, vediamo se adesso la trovo, perché ci picchia qua, questo è Daniele che tossisce, ve l'ho detto che era fuori dall'inquadratura. Sono comunque le Volcano Candles, che le fanno sia gigantesche che in versione più contenuta. La confezione è bellissima, l'ho presa un po' più piccolina perché non potevo riempirmi la valigia di candele, perché già l'altra era abbastanza consistente. E non paga. All'aeroporto, subito prima di imbarcarmi, ho comprato anche questa da Oliver Bonas, che è un brand, è un negozio dove non ero mai stata, ma che mi è piaciuto tantissimo, peraltro. Vediamo se qua trovo la profumazione. Mandarino e loto, molto chic, e mi piaceva tantissimo l'essenzialità del contenitore in metallo, molto carina. La profumazione è molto molto interessante. Quindi ben 3 candele che adesso in qualche modo devo spostare per accedere al prossimo articolo. Ce la posso fare? Forse. 2 libri. Partiamo con quello che ho comprato io. Ogni volta che vado in Inghilterra, ormai ve ne sarete accorti, compro un libro e di solito scelgo un libro per adolescenti in lingua, perché trovo più facile leggere libri per adolescenti invece che libri per adulti, che sono un po' più complessi. Questa volta di nuovo ho scelto John Green, Turtles All the Way Down. L'ho iniziato sull'aereo, non posso ancora dirvi granché, e infatti questo non è necessariamente un preferito, ma è un po' acquisti londinesi. E invece il prossimo poteva essere un acquisto londinese, invece è stato un regalo di compleanno. Il catalogo della mostra di Frida, che mi hanno regalato Alessia e Antonella insieme alla collana che vi ho mostrato poc'anzi, che sono state molto carine. E infatti quando ero alla mostra la mia amica Leonora mi faceva dei cenni per dire non la comprare quella, fidati, non la comprare, ed è un regalo pazzesco che mi è piaciuto moltissimo. E siamo arrivati alla fine, fermi tutti, non posso crederci, secondo me ho dimenticato qualcosa, ma chiudiamo con il regalo più ingombrante, che è sempre in tema Frida. Non so se riuscirò a farlo entrare nell'inquadratura, ma mo ci proviamo. La mia amica Monica mi ha regalato questa illustrazione pazzesca, non la posso fare, ok, che raffigura Frida Kahlo. L'illustratrice si chiama Giulia Del Mastro, bellissima, la farò inquadrare e andrà a finire sulla mia parete sulla mia parete Frida. Un altro regalo molto molto bello che mi copre per intero. E adesso lo spostiamo per chiudere questo video. Ecco, ce l'abbiamo fatta con un fil di voce, siamo arrivati alla fine di questo video infinito. Spero che un po' delle cose che vi ho mostrato vi abbiano magari ispirato per i vostri regali di Natale, perché no? Vi ricordo che venerdì
parte la serie natalizia che vi terrà compagnia fino all'antivigilia, quindi fino al 23 di dicembre, con un sacco di video a tema. Non ve la perdete, perciò se non vi siete ancora iscritti è il momento perfetto per farlo. Quindi iscrivetevi, e se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace, fatemi sapere anche nei commenti quali fra tutti i prodottini di questo mese vi è piaciuto di più, quello che vi ha entusiasmato particolarmente. Vi ricordo ancora una volta, sul blog cercherò di mettere la lista di tutti i prodotti acquistabili online con link diretti, perciò fateci un salto, trovate il link al post dedicato ancora una volta nella info box qui sotto o cliccando sulla i sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, con un fil di voce vi saluto, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!